Ciao a tutti, in questo video vi farò vedere come caricare questo pacco di batterie con un alimentatore fai da te. Ho già fatto un video in precedenza, ma era un video molto scarso secondo me come video. Allora lo voglio ripresentare. Allora, l'occorrente è un alimentatore a 12 volt, che io uso questo del computer, un alimentatore recuperato, e poi serve una resistenza da 2,2 ohm, che io ho già calcolato, 2,2 ohm, e un fusibile da 1,25 ampere, perché io farò scorrere una corrente di circa 1 ampere per caricarlo. Allora, io ho già scaricato questa batteria, infatti se andiamo a vedere la batteria carica al litio, parliamo sempre di celle al litio, queste celle dovrebbero essere cariche 4,2, 4,2, 4,2, cioè 4,8, 12, 12 e 6. Invece al momento mi danno questa tensione che è 7,6, circa 2,5, 2,5, tipo 2,5 a batteria, 2,5 a cella. Allora, tanto per farvi capire, qua vi ho fatto lo schema come sempre. Allora, poi prendete queste qua sono le 3 batterie in serie, perché ovviamente sono in serie. Noi andremo a caricarle a 1 ampere. Tanti dicono sei matto a caricare le batterie al litio ci vogliono i suoi dispositivi, le sue schede, i suoi BMS, quelle cose lì. Ma questo è un modo, diciamo, empirico per caricarle seguendo la carica. Certo non si può attaccare, alimentarle e poi andare via. Io quando faccio questi esperimenti sono sempre qua, do sempre una controllata. Comunque chi non avesse un caricabatterie potrebbe usare questo sistema. Allora, questo è il circuito, praticamente partendo da un'alimentazione da 12 volt dell'alimentatore del PC. Il 12 volt dell'alimentatore del PC, i fili sono il nero che è il negativo, che va qua, almeno della batteria, e il giallo che è il positivo 12 volt, che andrà al fusibile e alla resistenza. È un circuito tutto in serie. Allora, quando le batterie saranno cariche, arriveranno all'incirca 4,2 volt. E il circuito in teoria si bloccherà quasi da solo. Quando vedete che la tensione tra qua e qua arriva a 12 volt, diciamo il massimo che fornisce l'alimentatore, le batterie sono cariche. Si può anche scollegare il circuito poi. Allora, qua ho scritto altre tensioni perché 3,7 è il valore nominale di ogni batteria. Quando diciamo le compliche vengono stoccate, le forniscono con questa tensione, che è una tensione media, diciamo. E a 3 volt la batteria comincia a scaricarsi. Quando si scende di sotto dai 3 volt, dopo la batteria comincia a scaricarsi sempre più bruscamente e conviene sempre non farla scendere sotto ai 3 volt. I circuiti BMS di solito a 2 volte e mezzo interrompono la scarica della batteria, che è un valore un po' più basso dei 3 volt. Niente, adesso vi farò vedere. Poi per accendere l'alimentatore, che adesso vi farò vedere,
bisogna unire il filo nero con il filo verde e poi l'alimentatore del PC si accende. L'ho collegato alla rete 220 e adesso vi farò vedere il tutto. Prima cosa, allora accendiamo il nostro alimentatore, vedete la ventola che adesso è ferma, facciamo così, lo accendiamo, andiamo a vedere con il tester. Io ho già preso i fili nero e giallo, andiamo a vedere l'alimentazione quanto esce. Siamo 12 volt,18, che va benissimo, perché possiamo arrivare a un massimo di 12,6, perché 4,2 4,2 4,2 fa 12,6. ok, adesso colleghiamo il nostro circuito, ora vi faccio vedere il cablaggio che ho fatto io, un semplice cablaggio, la resistenza in serie, e poi io ci ho messo questi faston perché sulla batteria ho già questi faston. Questa è una batteria che adopero per una macchina radiocomandata e io la carico sempre così. Ho sostituito le batterie che c'erano, il nickel cadmio, con queste tre e io la carico sempre con questo sistema. Vabbè, non uso l'alimentatore, diciamo, da laboratorio, da PC, o uso quello da laboratorio che ho qua, oppure prendo, io avevo fatto un attacco con questa spinetta e attaccavo il trasformatore della Vodafone Station, che escono 12 volt 2 ampere, era sufficiente. Ok, allora andiamo a collegare i nostri fili, nero sul meno, e il rosso col giallo. Ok, ok, ora io collegherò la batteria e vi farò vedere con la pinza amperometrica quanti ampere assorbe. Ricordatevi, la resistenza è da 2,2 ohm, 10 watt. Andiamola a misurare con il tester, mettiamo sugli ohm, così vi faccio vedere che la resistenza, il circuito qua è aperto, potremmo già misurarlo. Misuriamo la resistenza, vedete 2, 3. Allora, adesso diciamo, ho messo la scala degli ohm, mettiamo la scala degli ohm normale e non sono, vedete, mi dà 2, 2, 3, 2, 4. ok, mi metto sulla scala dei volt. Ok, ora vado a collegare la batteria. Ho fatto uno blu e uno rosso per non sbagliarmi. Ok, batteria è collegata, il circuito lo vedete qua. La resistenza si scalderà un po', così vediamo bene il nostro circuito. Ok, questo è il circuito. Ora andiamo a misurare la corrente, pinza amperometrica. Facciamo lo zero della corrente continua. Andiamo a vedere che abbiamo i nostri 0,90 ampere. Ok, e adesso lei sta caricando.
Infatti se andiamo a vedere con il tester, tra il meno e il più, ok, vedete il volmetro che la tensione sale 9,82, 9,83 e così con 1 ampere fino alla fine della carica. Logicamente quando si avvicinerà alla tensione gli ampere qua sulla pinza amperometrica si abbasseranno, diventeranno sempre di meno fino a quando si azzereranno. Dunque si possono caricare benissimo le batterie al litio anche con questo sistema. Chi non ha un alimentatore o non ha niente per poterle caricare può farsi tutto da solo. Un'altra cosa, quando fate questo lavoro logicamente dovete stare attenti, anche se io qua ho la protezione, il fusibile, in caso di un assorbimento esagerato delle batterie, ma è importante che state attenti, non è che le caricate e poi le lasciate abbandonate lì, magari siete lì, ogni tanto ci date un'occhiata che non si scaldino e voi potete caricare le vostre batterie. Poi io farò un altro video o altri 2 video, adesso non so, per poter caricare sia la cella singola o 2 celle. Adesso intanto ho fatto questo per 3 celle che è a 12 volt. Poi troverò il sistema per alimentare una cella, cioè a 4,2 e 2 celle a 8,4 volt. Vedete che la batteria sta caricando a 600 mA circa, all'incirca 600 mA, cioè 0,6 A, e la tensione starà aumentando. Se noi andiamo a guardare la tensione tra un meno e il più, vedete che sta aumentando, è già arrivata a 10,45. Man mano si abbassa la corrente, si alza. Man mano si abbassa la corrente, si alza la tensione. Caricandolo con questa corrente da 1 ampere non abbiamo nessun problema. Durerà un po' di più come carica, ma non abbiamo nessun problema di guastare la batteria. Io ho usato una resistenza da 2,2 ohm praticamente, e se noi andiamo a vedere la tensione che è applicata ai capi della resistenza, che sono 1 volt diviso 2,2 ohm sono mezzo ampere all'incirca, e è quello che serve per dissipare la potenza che dissipa la resistenza. Infatti adesso è calda ma non proprio calda, diciamo tiepida. Se mettete questa da 10 watt è meglio. Se volete caricarla più velocemente, invece della resistenza da 2,2, allora vi mettete una resistenza da 1 ohm invece di questa la togliete, mettete una resistenza da 1 ohm, sempre 10 watt. Cambiando il fusibile lo metterete da 2 ampere, 2 ampere o 2 qualcosa, se c'è un po' più alto di 2 ampere, 2, vabbè, io scrivo 2 ampere, 2 ampere. Se vi salta lo mettete un po' più alto, 2 ampere e mezzo se c'è, perché mettendo un ohm si partirà a caricare a 2 ampere, partirà da 2 ampere, poi scenderà all'incirca 2 ampere, e dovete metterla ancora da 10 watt la resistenza, sempre così grossa.
e attenzione, il fusibile lo dovete cambiare e metterlo da 2 ampere. Bisogna però tener conto che se mettiamo la resistenza da 1 ohm e facciamo assorbire 2 ampere, dobbiamo sapere che le nostre batterie assicurarci che accettino una carica di 2 ampere. Di solito le comuni batterie arrivano quasi tutte a una carica da 2 ampere, però dovete vedere la vostra batteria, vedere le caratteristiche, vedere. Allora, se state sull'1 ampere, cioè con la resistenza da 2 ohm, andate sul sicuro. Se invece andate su 1 ohm di resistenza con l'assorbimento di 2 ampere e cambiando il fusibile da 2 ampere, dovete assicurarvi che le vostre batterie accettino una carica di 2 ampere. Tutto qua. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.